Ok, abbiamo iniziato. Ciao Roberto, benvenuto. Buongiorno Lucio. Allora, Roberto, ti aiuto con i punti che da questa posizione non riesci magari a leggerli. Avvistamento UFO. Sì, Quando, come, dove? Spiegami. allora all'età di 11 anni circa, dove devo tornare indietro nel tempo, praticamente nella mia zona dove vivevo c'era ben poco intorno a noi, era quasi tutto in costruzione. E con la scusa di comprare il latte con un mio carissimo amico, ancora mio carissimo amico, prendevamo una sigaretta ai genitori e ce la andavamo a fumare per gioco fuori. E quel giorno siamo andati a prendere appunto il latte, era estate, non ricordo esattamente il mese, però era caldo, quindi la gente girava normalmente, regolarmente. A un certo punto vediamo a una distanza che potrà essere 300-400 metri. Ancora oggi esiste quel posto, c'è una macchia, una pineta, e sentiamo un rumore fortissimo, fortissimo come può essere un aereo, ma a quella Mhm. distanza era grande, e vediamo Motori. Mhm. come? Motori, tipo... Sì, sì, tipo un motore, ma non era un classico motore che noi possiamo pensare oggi, era più una grandissima vibrazione. A volerlo fare è una cosa così, insomma. Mhm. E noi ovviamente non sapevamo nulla, non facevo ricerche in merito a navicelle spaziali, non mi interessavano. E a un certo punto guardiamo delle cose grandi, non capivamo che erano, ma rimaniamo incuriositi, neanche impauriti, non c'era la paura. Quindi tu e un amico di Sì, sì, 11 mio anni, anche carissimo lui. amico. Sì, sì, assolutamente sì. Che E forma? Quante? allora, Che il forma? primo, erano due, il primo era in una forma, come dire, ovale. È stato il primo che si è sollevato piano piano. E Ovale nel senso il disco classico. sì, il disco classico, ma non aveva Mm. nient'altro di diverso. Almeno da quella distanza si vedeva solo un disco ovale, ma non si vedeva altro, con delle luci intorno sulla sua, che è, diciamo, circonferenza. È rimasto su e noi nel guardarci, io ricordo ancora il mio amico mi disse, ma che è una bombarda? Ho detto che è una bombarda? Dice no, è un velivolo della guerra, chissà, ma che strano. Cioè, ripeto, non avevamo paura. Questo Mhm. velivolo si alza, si mette inclinato, diciamo, a 45 gradi per capirci, e parte a una velocità incredibile. E il rumore diventa più forte. Dopo un po' vediamo il secondo velivolo che stava dietro, ma stava ancora giù, che si solleva. Questo da terra subito a 45 gradi. Questo invece era, la forma era come un grande aereo, aveva la punta, era un po' più geometrico, diciamo, era più spigoloso. E si è alzato anche lui allo stesso modo, ma la cosa che a noi ha colpito è che, sai, a quell'età cerchi gli adulti che stanno intorno a te, che vedono quello che stai vedendo anche tu per curiosità. Intorno a noi non c'era nulla. Era Mm. come se si era tutto fermato. Non c'erano macchine che giravano, persone a piedi, non c'era niente. Questo secondo velivolo, diciamo così, si è sollevato allo stesso modo e è partito. Stessa modalità, velocissimo. Ok. Come è finito Facoltà. tutto, abbiamo iniziato a vedere macchine e persone. Lì abbiamo iniziato a sentire un po' di paura, un po' di emozione che c'era qualcosa di inspiegabile che era accaduto. Mhm. Punto 2. Facoltà paranormali. Tu scrivi tutte insieme. Sì, purtroppo sì. Perché? Diciamo che dopo quell'avvistamento, ci ho fatto caso negli anni, c'era una sensibilità, chiamiamola così, maggiore, però non capivo bene che cosa fosse. E ci sono stati degli avvenimenti, veramente dovrebbe essere molto lunga questa sessione per parlarne.
E c'erano delle cose straordinarie che accadevano intorno a me, alcune mi mettevano veramente paura. E il tutto esplode all'età di 18 anni, 19 anni, ricordo che ero militare. Praticamente si aprono quelle che poi alcuni medici, in particolare due medici mi sono stati accanto in questo percorso, le chiamavano finestre. Si erano aperte queste finestre tutte insieme. Queste finestre erano, per esempio, se toccavo una persona e aveva dolore, veniva a me, poi a me andava via perché era come io dentro di me dicevo, vabbè, il dolore non è mio. Quindi percepivo i dolori delle altre persone. Poi altre cose che quando toccavo delle persone mi venivano dei flash. I flash erano come dei mini sogni, diciamo così, di avvenimenti di queste persone. Purtroppo erano sempre quando gli succedeva qualcosa, ma niente di drammatico. Però insomma avevo un carissimo amico che non si faceva toccare perché aveva avuto prova, perché glielo raccontai, e gli dissi alcuni flash che mi erano venuti su di lui, uno in particolare che si sarebbe rotto un braccio durante una partita di calcio e mi ha chiamato a mezzanotte dal pronto soccorso. Mm. Possiamo mettere tutte le fatalità e coincidenze che vogliamo, però Quindi diciamo, toccando persone vedevi dei fatti loro, sì, poi guarivi il dolore, il male, lo acquisivi e lo e buttavi fuori andava via, sì, e praticamente. hai avuto delle visioni, delle previsioni, dei sogni, facoltà paranormali, solo No, queste, cioè queste? no, no, c'era anche quello che io poi nelle varie ricerche per capire cosa ne stava succedendo, lo chiamavo sdoppiamento, viaggio nel corpo astrale. E il brutto era che però quando mi dividevo in due e poi avevo prova del fatto che effettivamente mi ero mosso un po' fuori dal corpo, il corpo dopo un po' stava male, quindi rientravo, ma vivevo in una situazione di confusione, quindi non avevo una guida, non sapevo, cose appunto straordinarie. Mhm. E da Questo lì da che età, da che anno a che anno più o meno? Da che eh, età a che età? è scaturito in maniera forte all'età di 18 anni, 19 anni. Ricordo ero militare. Ok, poi basta. Beh, sì, poi ho avuto tre casi in cui due da piccolo mi avevano detto che non saprei sopravvissuto agli attacchi, io sono asmatico allergico bronchiale. Mm. E due volte da piccolo hanno detto che non sapevano se ce l'avrei fatta e da grande sotto militare mi diedero per morto. Mm. Poi mi risvegliai, ma in infermeria mi dissero che non sapevano cosa fosse accaduto. Che ti era No, no. successo da militare morto? Sì, io ricordo che Cioè, quella notte sognai di stare in una bara semiaperta e avevo le persone a meccare dietro di me. La mattina tutti si sono svegliati, io potevo solo ascoltare e rimanere con gli occhi dritti, nient'altro. sì, ma Chiamarono. cosa era successo? Eri caduto? No, Cosa no, no, succedeva? no, no, Ah, così. ero in branda, la notte ero andato a dormire normale, niente di straordinario. La mattina la Mm. situazione è stata questa. Non ti alzavi più e quindi ti ha portato No, in ospedale e sì, dicevano, sì, sì, hanno beh, chiamato diciamo. l'ambulanza, mi Ok. hanno portato via e... Punto 3. Asma, allergia e massa tra i polmoni. Poi scrivi uovo d'oca. Sì. Allora, ho avuto un medico fantastico che da bambino vide questa presenza come fosse una ragnatela, lo chiamavamo uovo d'oca, usciva fuori dalle lastre che venivano fatte. Era Ah, una massa che stava tra i polmoni e quindi probabilmente con l'asma si infiammava, si ingrandiva e quindi i polmoni respiravano male. E lui mi aiutò molto, ero molto piccolo, e fece venire a sue spese, perché non ce lo potevamo permettere, a sue spese un vaccino, diciamo, una soluzione dall'America, e così sparì questo uovo d'oca, chiamiamolo così. ma Lo chiamavamo. cos'era? Si era Era capito. una massa, non so come dirlo oramai perché sono passati veramente tanti anni. Io ricordo che
diceva come se era una ragnatela, una massa di ragnatela a forma di uovo che stava al centro del petto. E forse lui sapeva cos'era, ma io sinceramente non ricordo, ricordo solo che lo chiamavamo uovo d'oca. Ok, poi sei allergico, asmatico, Sì. ok. Adesso non più. Allora, feci dei vaccini tanti anni fa, sempre all'epoca del militare, iniziai una vaccinazione che è durata 5 anni e devo dire mi ha aiutato molto. E dopo di là ho continuato ovviamente a stare sempre molto attento. Io dicevo sempre che quando avevo una crisi allergica mi si gonfiavano talmente gli occhi anche che sembrava un pugile, ma quello che le aveva prese. Sì. Comunque è andata sempre migliorando. Sono sempre del parere che quando si incrocia nella vita una persona c'è sempre un motivo, ha sempre qualcosa da darci. E ho incontrato anche in questo caso, diciamo grazie al mio lavoro, un medico che mi ha dato un nuovo prodotto per il quale da che ero spray dipendente non uso praticamente più niente. Quindi speriamo di continuare così. Ok, 3 volte dato per morto, quindi una quando eri militare, una Bambino. da bambino e la terza? No, due da bambino e quella da Due da militare. bambino. Ok. Poi tua sorella Sì. morta prima di te, Sì. cioè gemella o No, una no, nascita io prima? sono del 66, mia sorella era del 59. E c'è stato un qualcosa di particolare, un legame particolare, perché ricordo, diciamo così, vagamente che all'età di 6 anni circa andavo sempre a spulciare nelle fotografie, ma a me non mi era stato detto di avere una sorella. Presi una fotografia, andai da mio padre e gli dissi questa è mia sorella. Mio padre poi da grandi abbiamo parlato, mi disse rimase un po' sconvolto di questa cosa, di come facevi a sapere di avere una sorella. E mia sorella dentro di me ho percepito sempre la sua presenza, cioè di avere avuto una sorella, poi percezione lascia il tempo che trova del perché, cosa sentiamo, e quindi c'è Ma, stato questo. ma quindi tu avevi una sorella, non lo sapevi, ma Esatto. perché questo? Da un precedente relazione matrimonio di tuo padre? No, Questo? no, no, perché dopo, non so se aveva 4-8 mesi, è morta per broncopolmonite. Ah, ok, ok. Quindi loro ovviamente hanno voluto rimuovere anche un po' quel ricordo, togliendo un po' le foto della pupa, però. Ok. E infine chiamiamo il tuo amico, si può dire il nome? Come no, Luca? Luca, morto un po' di anni fa per Sì, incidente motociclistico. sì. Va bene, chiudi gli occhi e iniziamo. Mettiti, Roberto, nella posizione più comoda, puoi anche cambiarla nel corso dell'induzione e dell'ipnosi stessa. Da questo momento in poi pensa solo a rilassarti, anzi non pensare a nulla e rilassati. Libera la mente da ogni pensiero, aspettativa, da tutto. Ascolta solo la mia voce con semplicità, serenità, che ora conterà da 10 a 1 e mentre conto, appunto, ti rilassi. 10, 9, il tuo corpo diventa pesante. Fai dei lunghi respiri e i tuoi piedi sono i primi a diventare molto pesanti. Sprofondano nel letto lentamente. A ogni respiro i tuoi piedi sono sempre più pesanti, dolcemente.
lentamente sprofondano nel letto. 8. Questa pesantezza sale dai piedi fino alle ginocchia. Questa porzione delle tue gambe ora è pesante. Sprofonda. Pesante. Sette. La pesantezza delle tue gambe sale dalle ginocchia fino ai tuoi fianchi. Tutte le gambe ora sono pesanti e sprofondano nel materasso. Sei. Da questo momento in poi, ogni eventuale rumore o movimento attorno a te ti porta sempre più in profondità. 5. Il ventre, il petto, pesanti. Lentamente, sempre più pesanti. 4. La schiena sprofonda, pesante nel materasso. Lentamente. 3. Le spalle, le braccia, i gomiti, gli avambracci, i polsi, le mani e ogni singolo dito delle mani, tutto pesante, profonda, lentamente. Due. Il collo, la testa, pesanti.
sprofondano nel cuscino lentamente. Uno, pesante. Ora Roberto, conterò da 1 a 3 e quando sarò a 3 sarai all'avvistamento UFO all'età di 11 anni. 1, 2, 3. Dimmi dove sei. Sul marciapiede, davanti alla strada. La strada a sinistra ancora non è asfaltata. E a destra non c'è nulla, solo piede. Lì so che ci sono i depuratori. Bell'aria. L'estate si respira l'aria piacevole. Sei con il tuo amico? Sì, sì. Mhm. Abbiamo rubato le sigarette ai genitori per fumare. Ok, vai avanti in questo ricordo e dimmi se il tempo è lineare, cioè se ipoteticamente avessi in mano un orologio, le lancette dei secondi stanno andando normalmente avanti. Sì, Mhm. segnano, lo vedo anche l'ora, Che ore sono? le 9 e qualche minuto, 3, 4. Mhm. Vai avanti in questo ricordo, dimmi. È tutto fermo. Io e il mio amico siamo felici, abbiamo comprato il latte, rimaniamo un po' giù, tempo di fumare una sigaretta, poi c'è C'è un rumore. un rumore forte, 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 ma tanto forte. E, e nessuno con noi lo sente. Sento una sensazione sulle mani. E siamo curiosi. Ma che c'è là ai piedi? Tu che vedi? Ma che ne so, rispondi. Ma che strano. E io mi giro però cercando qualche persona incuriosita come noi. Non c'è nessuno. È Ok, deserto. Roberto, vai direttamente al momento in cui si presentano questi oggetti volanti. Sì, è grande, si alza da terra. Stavano in mezzo alla pineta, non si potevano vedere. Mhm. Si sentiva solo il rumore, si vedeva qualche luce strana, delle luci come se camminavano intorno a questa forma, poi si alza. E quando si alza l'impressione è forte l'incredulità, la paura, che prima non c'era, non avevamo paura.
Adesso non so se è considerata paura o qualcosa di incognito, rimane sollevato a metà, Mhm. inclinato. Ok, guarda l'orologio. Si sta muovendo la lancetta dei secondi. No, 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 è Dove è ferma. ferma? 9, 9, 5, 15 secondi. Ok. Ora che sei lì, vai con l'occhio della tua mente. Scusa, ma Che succede? probabilmente sto rivivendo anche l'emozione. Che Non succede? so. Dimmi. No, è a posto, ma credo che sto per rivivere un po' l'emozione del momento. Quindi sto lì, quindi sto vivendo qualcosa. Ok, ci sono, ci sono. Ok. Guarda tutto quello che succede ora che hai la consapevolezza che il tempo è stato fermato. Non c'è nulla, nulla. È un deserto, non c'è niente, è tutto fermo. Si muove solo lui, Lui chi? è il velivolo. Mhm. Il rumore rimane, lui si muove, parte velocissimo, non ho mai visto una cosa così, mai. Sono sempre le 9, 5 e 15 secondi? 17 secondi. Ok, torna ai 15 secondi. Sì, Dimmi se tu e il tuo amico, ma diciamo, concentriamoci solo su di te, sì, siete sempre lì in quel punto, con sì. i piedi sulla terra, in quel punto a guardare il velivolo, cioè scorri il film come se fosse un videoregistratore a un nastro e guarda se da 15 secondi a 17 secondi o di più tu ti muovi dalla posizione in piedi lì dove sei a guardare l'UFO. No, sono lì, non mi muovo. In quei 2 secondi è come se quei secondi fossero stati minuti, non secondi. Ma l'unica sensazione sento come se sono lì ma sono leggero, quasi come se, boh, non so, come se i piedi sono leggeri. Però no, sono lì, no, non mi sono mosso da lì. Non sono andato da nessuna parte, almeno al momento. Ma non potevano essere 2 secondi, è Non durato tanto. poteva? Non potevano essere 2 secondi. A percezione erano minuti. Per quello che ricordavo io erano minuti, non potevano essere 2 secondi. Ok. E in questi minuti che tu hai percepito, ma che nella realtà in cui viviamo erano solo 2 secondi, che cosa è successo? Hai solo guardato l'UFO? Sì, ma eh, adesso allora ci sono due cose contrastanti, una delle quali è come se c'è un messaggio che arriva, Mhm. però il mio amico è fermo. Non lo so, è una cosa strana, è come se ricevessi un messaggio, un messaggio ovviamente alla mente, ma forse non era da elaborare, non lo potevo comprendere, non lo so. Qual è questo messaggio? Guardalo da qua, da questa posizione. Il messaggio dice che tra me e il mio amico sono io che ho la consapevolezza e, e- e- e tu non hai paura di sapere, dice.
Ok. E quindi, e quindi sarai tu. Non so che vuol dire. Va bene. Chiama coloro che stanno dando questo messaggio. Mm, prima, il primo, chiamiamolo, sì, sono quelli che normalmente vengono eh, considerati grigi, ma c'è un'altra figura che non avevo mai visto insieme a loro, che è triangolare, il volto più triangolare, è un po' diverso. Mhm. Eh, A cosa assomiglia? ma nelle classificazioni per quel poco che la mia mente, le mie ricerche, la mia curiosità, perché poi da lì ovviamente è scaturito il tutto. Però non l'avevo mai messo in relazione le due tipologie. Quindi che è grigio e non avevo mai a che fare con una testa simile a... non è proprio l'E.T. del film, ma è più mantide, più mantide. Ma stanno insieme. Ok, Mantide. Roberto, ti chiedo di parlare leggermente a un tono maggiore perché ti si sente poco la voce a volte. Ok. Ok, chiama tutti i personaggi che erano nel primo e nel secondo disco. Mm. Primo disco, grigi e diciamo avanti. Secondo disco, non ci avevo mai pensato. Il secondo disco sono come me, un po' diversi, alti. Dimmi come sono fatti. Ma sono quelli che poi, però non ci avevo mai pensato. Anche da bambino non avevo mai pensato di andare a cercare dentro chi ci fosse. È vero, perché non sono stato così curioso. E la seconda che era diversa, sì, sta- sono alti, biondi come quelli che potrebbero essere nelle ricerche di pleiadiani o quello che siano. Però perché sono due tipoli Biondi. diversi? Va bene, Eh, Roberto. provo a Roberto, alzare la voce, ma la concentrazione mi porta... va bene, va bene. Sì, io ti faccio una domanda. Non avevo mai fatto questa considerazione, non avevo mai cercato che ci fosse dentro. Ok, Roberto, ti faccio questa domanda, dimmi solo cosa ti arriva, senza, diciamo, lunghe analisi. Chi è il capo di queste due compagini? I biondi Mantide, no, no, mantidi. sì, sì. Non capisco i biondi, chiamiamoli così, perché stanno là. Ho Quindi è il sempre primo pensato fosse. disco Sì, che è il sì, capo. sì, Ok. Il secondo disco interferisce con te o solo il primo disco? mi guardano. Osservano. I Sì, biondi osservano. sì, calmi, rilassati, non capisco che vuol dire. Ok. No, non capisco. Chiama il capo del primo disco, chiunque esso sia. È Se è una... sempre lui, Chi? è lui. La mantide. La forma, la testa mi ricorda questo. Come si chiama? È una cosa- Per me è strano perché non ho mai chiesto queste cose. Irish, ma Irish. sì, per me è un nome che non ha significato. Cosa sta facendo Irish lì? Comanda i grigi e è come se mi stesse guardando. Ok. Ma perché è qui? Gli servo. A cosa?
Glielo chiedo. Ho bisogno dei tuoi occhi qui. Come si chiama il progetto che ti riguarda e che vede Irish come capo progetto? Controllo. Di che non lo so. Controllo. Ok, I tuoi occhi ci servono per il controllo. ok. È la prima volta che loro vengono a trovarti? In questo modo, come mi hai fatto scoprire tu, sì, ma ci sono stati altri modi che non comprendevo da bambino. Chiedilo a Irish. Quante volte sono venuti per te? Una sola questa? A vedere che i tuoi occhi vedessero per loro? O anche altre? Mi dice costantemente, Quante volte? Numero in totale tre fino a ad oggi. settimana. Va bene. Chiama il capo di Irish o Irish. Eh, non lo so perché, ma percepisco ostilità da parte di Irish. Non so Mhm. perché non vuole. Ma a te non interessa se lui non vuole. Lui interferisce con te. Tu hai il potere su di te al 100%, Sì. hai l'autorizzazione tua, diciamo, in quanto sei tu che vai in ipnosi per te stesso. Se non vuole interferire, cioè se non vuole rispondere, può tranquillamente andarsene con tutto quello che ti ha È preso, con tutto alto, quello che ti ha messo. è Mm? alto, è alto, Ok, come è si chiama? Dove? alto. Come è fatto? Mm? È strano, ma ripeto, ho avuto modo di fare ricerche, cercare, ho sempre voluto cercare, ricercare, capire, sapere, ma non mi era mai venuta in mente una cosa del genere. Alto, non so considerarlo, boh, Descrivimelo. Alto, sì. Nuovo? lo posso paragonare a un umanoide, ma felino, Alto quanto? Lucio. Roberto, sì. Quanto è Eh, alto? potrei dire 3 metri. Ok, come si chiama? Adesso è chiaro. Ma che strano. Kurg. Kurg. Ah, È in uno se lo dei due devo dischi? dire in lettere KURG. Ok. Se lo devo dire in lettere. Basta. KURG, sì. È presente in uno dei due dischi? Nel Kurg. primo, solo nel primo. Ok, quindi il capo non è quella stupida mantida, ma è No, Kurg. no, sì. Si nascondeva? Dice, eccomi qual è il problema. Va bene. Dimmi Roberto, se Kurg ti ha messo degli impianti eterici nel corpo energetico. Sì, Dove e quando? da quel momento era stato deciso. Era osservato, dice. Per questo erano lì in quel momento. Questa è la prima volta che loro interferiscono con te? Dicono no, ma solo come osservatori inizialmente. E quindi la parte pratica, sì, è la prima volta nella parte pratica. Ok, guarda dove te li hanno messi. Guarda, diciamo, il tuo corpo dall'esterno, guarda il tuo corpo energetico,
ci sono delle parti che riconosci come il tuo corpo, delle parti che Sì, ci sono degli impianti, non riconosci come tue. no, due, al momento due. Lo potrei descrivere anche se è una parte Mhm. non fisica, nella parte dietro la nuca e basso ventre, altezza sacro-lombare, o giù di lì, insomma. Che forma hanno? Sembrano dei piccolissimi cilindretti, no, piccoli, molto piccoli. Che funzione hanno? Controllo e analisi. Ok. Poi? Dice dobbiamo vedere quanto resisti al mio corpo risponde. Alle, aperture. Dobbiamo sapere quanto resiste alle aperture. Apertura di cosa? Che cosa sono le aperture? Le aperture sono quelle che noi possiamo chiamare percezioni extrasensoriali, finestre, poteri Ok. paranormali o cose simili. È stato doloroso, sì. In che senso è stato doloroso? Mi sto arrabbiando. È stato doloroso metterti gli impianti? No, quello che è successo dopo. Cosa è Mi- successo? Non erano cose, ero solo portato ad averle, ma il controllo è doloroso. Cioè, Ero- provoca dolore sì, l'immissione di un impianto? no, no, l'immissione dell'impianto no. Proprio dolore è quello per cui sono stati inseriti. Provocare nel soggetto adatto le facoltà. Non ho capito. Queste tue facoltà sono state provocate dagli impianti o gli impianti sono stati messi per monitorarle? Gli impianti sono stati messi per monitorare eh, i fenomeni inseriti, cosa provocano i fenomeni inseriti nell'individuo. Ah, ok. Va bene, cambiamo pagina. Roberto, ti faccio delle domande così, a bruciapelo. Tu dimmi solo quello che ti Mi viene. devo rilassare. Ti devi rilassare? Sì, Perché non sei questa rilassato? Sei sì, arrabbiato? arrabbiato. Ok, allora analizziamo il tuo corpo emozionale e tutta questa rabbia la individui, la raccogli con le tue mani energetiche, la butti in un buco nero o in un portale definitivo. Sì. Aprilo nello spazio, butti tutto di dentro, lo chiudi e rifai il processo fino a che tutta la rabbia è andata via. Pronto, ok. Ok, già che ci siamo, guarda tutto il tuo corpo emozionale. Cerca se c'è tristezza, paura, bassa No, autostima, solitudine. no, C'era solo rabbia. no, è andata via. Rimane... C'era, sì, È strano, però è bello. Felicità. c'è felicità. Ok. Sì, è gioioso. A quanto ammonta al momento la tua vibrazione? 2 miliardi, Ok. E prima di togliere questa rabbia? 500.000, 500 milioni devo leggere bene. Ok. Benissimo. Sei calmo Mi sento, adesso? Ti posso sì, fare la domanda? Ok. no, Vediamo un po' di sensazione calmo. strana. Perché? Eh, Perché? no, sento come se, non guardando, è come se mi fossi girato nella posizione in cui stavo, ma so di essere ancora qui. Ok. Ok, Vediamo un po' di cause esoteriche, domande sì. strane, domande insolite. Causa esoterica della tua carriera militare. Controllo e protezione.
Causa esoterica delle tue facoltà paranormali quando guarivi le persone. Ah, aiuto e protezione. Causa esoterica delle tue facoltà paranormali quando in tutti gli altri casi. Ricezione informazioni tra Non ho trasporto informazione in, in sequenza futura. Potrei analizzarlo quello che ho detto, però credo di aver capito che servono per capire, per prendere più informazioni possibili e proiettarle verso il futuro. Questa è l'analisi che ho fatto. Ok, causa esoterica delle tue obe uscite dal corpo. Sapere che c'è altro. Causa esoterica della tua asma. Non ci avevo mai pensato. Consapevolezza di ciò che può dare il dolore e il suo controllo. Causa esoterica della tua allergia. Nulla ti può fermare. Da dove viene questo messaggio? Non lo so. Cau- Lasciando correre le tue domande addosso, vengono spontanee. ok. Causa esoterica della massa tra i polmoni, il famoso uovo d'oca. Mm. Mi viene che era un freno. Serviva a impedirmi di accelerare la mia evoluzione. Ok. Qual è la causa però? Qual è la causa? Cosa ha causato questo uovo d'oca? Ha causato, mi viene solo dolore, non viene altro. Ha Sì, ma causato chi l'ha causato, non cosa, chi l'ha causato? loro. Ecco perché mi stava ritornando la rabbia. Quando hai detto l'uovo d'oca mi è ritornata la rabbia. Ok. Erano già stati loro. Ripuliamola di nuovo. Eh. Prendi le tue mani energetiche, vai nel tuo corpo emozionale, raccoglila, fanne una palla, apri un portale definitivo e buttala lì dentro. Fatto. Ok. Causa esoterica della prima, diciamo, finta morte da bambino. Test. Test di forza. Causa della seconda. Percezione del passaggio. È un altro test. Sì. Causa della terza, a 18-19 anni, come militare. Consapevolezza del passaggio avvenuto. Quindi tu sei morto, hai dato questi dati ai tuoi controllori e poi sei stato riportato indietro. Sì. Causa esoterica di aver avuto una sorella che è morta nascendo prima di te. Consapevolezza del fatto che non siamo soli. Non capisco che significa. Non lo capisco. Va bene. Roberto, vai adesso
E qua non c'è la tua memoria che ti può far ricordare un fatto, un Mm. ricordo. Io ti dico una cosa e tu dimmi cosa scegli. Vai a una abduction tipica, scegliene una a caso, o Sì, quella che più ti rappresenta, e descrivimela. ci sono. Sono sereno, tranquillo, sdraiato. Mm. Posto fresco, come adesso. Ho sì, due grigi accanto a me, non sono alti. Un altro grigio più alto e la mantide più verso il ginocchio, come gli altri tre stanno all'altezza dell'avambraccio. Stanno accanto a me, non ho paura. Tu quanti anni hai? 11. Quindi è quella che abbiamo analizzato all'inizio? Orientativamente, sì, La prima. probabilmente. Non so dire se era in contemporanea o meno, ma l'età del mio corpo è quella, mi ricorda quella e sono dentro di me, sono convinto che è quella l'età. Adesso non so se era prima, dopo, non lo so, però Mhm, la- la situazione è questa. mhm. Cosa succede? Mi guardano e io parlo tranquillo. Mi sto chiedendo perché mi trovo qua. La mantide, chiamiamolo così, Irish, ho ricordato anche il nome. Sì? Mi dice di stare tranquillo perché comunque sia non mi vogliono fare del male. Vabbè, vai un po' avanti, vai al momento in cui fanno qualcosa sul tuo corpo energetico. Vai lì. Mi dicono tranquillo, non proverai nessun dolore, mi girano di schiena. Ci Ok. sono i grigi che mi toccano la testa, dietro. E la mantide, non so, no, come se dice ok, o insomma sì. E mi muovono i capelli, quello più alto mi muove i capelli. E i grigi fanno, gli altri due piccolini fanno qualcosa, penso sia appunto gli impianti che avevamo visto prima perché l'altezza è quella. E dietro la nuca non provo dolore, assolutamente no, nessun dolore. Ti muovono i capelli? Cosa vuol dire? Perché ti Me muovono li i capelli? muovono, me li muovono per arrivare sotto alla cute, li spostano per non tagliarli, devono mettere qualcosa e l'hanno messa. Ok. Stanno lavorando sul tuo corpo fisico o sul tuo Sì, corpo energetico? Oh, fisico. no, no, dicono che, non lo so, è come fosse tutte e due. Però non riesco neanche a capire, non ho, in quel momento è come se non ho conoscenza, non riesco a comprendere, ma non è doloroso, non è doloroso, ma mi muovono i capelli dietro la nuca, come se stanno facendo spazio. Mhm. E cosa fanno? Mettono qualcosa? Secondo me sì, perché i due grigi piccoli toccano, toccano un po' più a fondo, come se, sì, come se stanno inserendo, uno dei due ha una specie di penna, e con la penna mi muove dove hanno aperto i capelli, con questa penna muove, Mhm. muove come se scrivesse, ma in un piccolo tratto, piccolo Cosa tratto. mette? Presumo sia quel cilindretto. Ah, ok, ti mette degli impianti. Vai un po' avanti. Vai Sta in un passando momento, alla schiena. vai in un momento in cui non mettono impianti, ma fanno qualcosa di diverso. Così vediamo un po' tutti i passaggi. Sono rigirato fronte, sono di nuovo pancia all'insù. Mi stanno guardando. C'è c'è un piatto ovale sopra di me. Piatto, lucido, bello. Mhm, Mi ci posso anche specchiare, mhm. ma il suo scopo non è farmi specchiare. Qual è il suo scopo?
aspirare qualcosa. Cosa? Energie. Ma qualcosa di più, non è solo energie. Ma Ok, io gli dico, non puoi, ma non so cosa sono riusciti a fare, sinceramente. ok. Tu, Roberto, sei fatto da 4 corpi. Adesso io li cito tutti e 4, uno alla volta, e tu mi Sì, dici dove si trovano. Corpo fisico, in questo momento, eh? qui dove sono ora? No, no, in Ah, questo momento dell'abduction, che già, stiamo vivendo. sta lì Mm? sul tavolo, Ok. fresco, sto bene, tranquillo. Parte subliminale, anima. Dov'è? È con me, non mi lascia, è dentro, sta con È me, accompagnato. dentro? Sì, sì, Ok. sì, sì, Tutta? tutta, tutta. Spirito, parte eterica. È forte, sta in me. E Mhm. credo che sia quello che volevano. O l'altra, perché non sono riusciti. Sì, è me, assolutamente. No, la sensazione è che sono forte. Non so perché. Chiedilo ad Irish, anzi chiedilo a Kurg, cosa volevano? L'eterica o la subliminale? Tutte e due. L'hanno presa? No. E mi risponde, non è importante, ma ci serviva sapere quanto riesci a controllarlo per non darcene. Mhm. In tutta la tua vita gliene hai mai data, anche solo momentaneamente un po', di una e dell'altra? Kurg mi risponde, non ci siamo riusciti, ma combatteremo ancora. Mi dice, sei un combattente, ma non vincerai sempre. E io in quel momento sono, adesso capisco qualcos'altro. Adesso capisco. Cosa? Adesso capisco la mia rabbia, adesso capisco quello che hanno fatto gli anni successivi. Cosa? Bastardi, maledetti. Spiegami. Non ci sono mai riusciti. L'unica cosa che sono riusciti a fare è mettere gli impianti per capire fino a che punto potevano controllare, fino a che punto potevano arrivare, perché non potevo morire, non dovevo morire. Ecco perché. Mm. Kurg Ma vide, sai, ti spiego questa cosa, Roberto. Qui, nell'ambiente ipnotico in cui ti trovi, tutti sono convinti che gli alieni siano esterni a noi, cattivi e vogliono la nostra morte. Invece, gli alieni sono no, un'invenzione nostra, di fatto. Sono un cattivo messo in una storia per non farla diventare noiosa come la morte. E soprattutto non vogliono certo la morte, siamo delle vacche da mungere e quindi la vacca si coltiva, si fa partorire, si munge, giusto, non si giusto. uccide e basta. Quando non serve più si uccide per la carne, ma vabbè, qua la metafora diciamo è finita, la similitudine è finita. Va bene, Roberto, chiama il tuo amico Luca. Mm. Dimmi se si presenta. Sì, Ti sei commosso? Vai, vai, butta fuori, butta fuori.
lo sai. Mi dice, stai in jeans e maglietta bianca. Scusate, vengono pure dei parolacci, ma non le posso dire. Mi dice, ciao fratello mio, scusa. Va bene così, tranquillo. Luca è attaccato alla terra. Sì, Dove? A chi? A cosa? a me, Alessio e mamma, alla sua. Dove a te? A quale parte del tuo corpo? O se è solo una parte, ovviamente. No, non è una parte, è tutto. Tutto. Quali eventuali effetti ha avuto questo suo attaccarsi al tuo corpo, su di te? È la mia stessa. Dice che il suo più grande errore è stato quello di pensare di proteggere, ma non l'avrebbe dovuto fare. Proteggere cosa? Chi? Me, Alessio e la mamma. Da cosa? E dice da quello che non conoscevate. E Cioè, ha tentato. Trovo. Mi devo rilassare per parlare. allora, butta fuori questa emotività, Lui ride. raccoglila nel tuo corpo emozionale con le tue mani e buttala fuori come hai fatto con la paura. Dai, ti sto parlando. Mi dice il mio più grande errore è stato quello di voler rimanere qui perché il mio essere andato via in quel modo, so bene che ha creato un dolore insopportabile ed è mia la colpa. E dovevo rimanere qui per cercare in modo e maniera di farmi perdonare e farmi capire che in ogni caso sto bene e vi ringrazio. Vi ringrazio perché eravate, continua, eravate ciò che mi mancava per il passaggio. Sono io che ringrazio voi e ringrazio te, Roberto, perché standoti accanto ho saputo cose che mi sono servite di qua. Scusa, adesso è triste.
Luca è triste? Sì. Vabbè. Allora, Luca deve sapere che è immerso, come tutti noi, in un gioco, è semplicemente uscito leggermente dal gioco, ma ancora dentro di fatto. Mm. Che le cause esoteriche del suo incidente sono sicuramente delle entità che sappiamo tutti essere finte, quindi anche il suo uscire dal gioco e l'incidente è finto e inesistente. Ti È sta una visione, ascoltando. è una visione cruda, ma è una visione reale ed è questa informazione che lui deve avere. Ebbene, tutte queste informazioni ora gliele offro io in una scatola delle scarpe. Lui se vuole la può prendere questa scatola, aprirla, guardare cosa c'è dentro, prendere solo una parte delle informazioni, nessuna parte delle informazioni, tutte le informazioni nella scatola. E quando l'ha fatto, Mm. se ha fatto qualcosa, ma in ogni caso in questo momento dovrebbe avere comunque capito che rimanendo sulla terra, attaccato a delle persone, ha interferito con le persone e ha interferito con se stesso, impedendo a se stesso di andare dove deve andare e ha deciso di andare. Quando vuole parlare. Prego. Dice, sapevo che rimanendo accanto a Roberto avrei conosciuto te e sapevo che tramite Roberto avrei scoperto la via. Ride con la scatola tra le braccia, la guarda, è come se esce della luce e dice, manda, che scemo, manda un bacio e ringrazia e dice, sapevo che sarei arrivato qua, a me mancava questo pezzo. Siete fantastici, ora Perfetto. posso andare. Allora, di aprirsi un portale, di staccarsi da tutto quello che è sulla terra, persone, cose, luoghi, animali, vegetali, oggetti, e ok, ti ha salutato. Sì. Bene, allora chiudi questo portale e Roberto, dopo questa lunga analisi, in realtà hai già capito come stanno le cose. Sì. L'esempio dell'abduction è soltanto un esempio delle tante interferenze a cui sei stato sottoposto, ti sei sottoposto. Ci sono tante vite parallele o precedenti, ma è meglio e più corretto definirle parallele che ti riguardano. Vedi un numero? È tanto. Quanto? Dimmi. Quin- 15 milioni. 15 milioni di vite? 15. Sì, Ok. pensavo fosse 1,5 milioni, ma ho una lavagna. Quanti sono gli zeri dopo il 15? 6. 15 milioni, va bene. Sì. Possono essere linee temporali diverse, possono essere conteggi di eventuali cloni, non è adesso il momento di Eh, analizzarli. Dimmi solo se tu hai dei cloni, Roberto. Cloni, ibridi, qualcosa che è stato creato con il tuo DNA eterico, tutto o in parte. 2. Dove? Dove sono? C'è un... Che non riesco a capire. Ok. C'è qualcosa di strano perché vedo i due grigi accanto a me. Adesso Sì, passo alla sinistra. Ok. Cosa vogliono fare? Chiama i capi dei grigi, che i grigi non servono a niente e non contano nulla. no, contano. Chiama il capo dei grigi.
che ha Ritorna detto, lui, è sempre Ilish. ok, chiama il felino che è un po' più importante, Kurg. Sì, ah, ok. Sanno che ci Eh, avviamo verso la fine della sì, sessione, quindi ci ha stanno detto, provando. sì, ha detto non ho nessun problema a dirtelo. Uno sulle Pleiadi, uno sulla Terra. Ok. Non è che ha problemi o non ha problemi lui, deve dirtelo, è molto più Sì. semplice. Qua il capo della situazione non sono Sì, loro, sei tu. sì, Loro tra l'altro non sono neanche esistenti, non hanno nulla che possa definirli esistenti. Esistono qui nella Matrix, che è una cosa li inesistente. formiamo noi per dare un obiettivo col quale... Sì, certo. Roberto, vai a cercare dovunque sia il Sì, contratto che ti lega a tutte le interferenze della tua attuale vita. sì, Quindi Kurg, Irish e anche tutti quelli che non abbiamo visto. sì, Diciamo così. è un ambiente grande, poi cioè, non so se è mista tra una biblioteca e mobili. Sì, ok, Mhm. sì, Cosa c'è lì dentro? vedo una biblioteca e poi c'è uno schedario grigio, non c'entra niente con i libri, Mhm. i mobili sono marroni. Quanti sono questi documenti? Non li potrei contare a occhio, non sono molti, forse saranno una ventina. Guardate, sono divisi da come se ce ne sono alcuni e c'è una paratia, come che un divisore, Mhm, mhm. e ce ne sono altri. Ma orientativamente, guardate a occhio, possono sembrare 20, 20 ma documenti. 20 documenti, sì, Ok. a occhio. E guarda con, diciamo, un volo d'uccello, una telecamera che si alza, Sì. questo posto. Dimmi se ci sono altre sezioni di questo posto, se ci sono altri documenti, contratti, no? No, no, Ok. è anche molto, l'ambiente non sembra neanche tanto grande. Ok. E dov'è il contratto che ti riguarda in questa vita? Cosa c'è scritto dentro? Cercalo e guarda in sintesi cosa c'è scritto dentro. In sintesi, ho tirato fuori dalla seconda paratia al centro. È uscito un documento. Mhm. Il titolo anche. Controllo e sapere. Va bene, questi sono i tuoi contratti. Adesso, Roberto, lavoriamo. Creati un portale definitivo, un buco nero, un portale in cui metterai delle cose che non ti piacciono più e energia. In questo buco l'energia viene scomposta all'infinito e non può più uscire né sotto forma di come è entrata né come energia. È ingabbiata lì dentro. Non si può chiaramente distruggere, ma si può ingabbiare e scomporre all'infinito in parti sempre più piccole. Questi contratti oggi li hai individuati, riguardano la tua vita e tutte le vite parallele che hai avuto, qualunque sia il numero. Questi contratti le riassumono tutte. Li vuoi tenere? No, Allora buttali in questo portale, prima paratia. tutti Via. insieme. Seconda paratia. Via. Schedario vuoto. Chiudo. Ho chiuso lo schedario. Non c'è più niente. Ok, puoi essere sicuro buttando tutto lo schedario, tutto lo scaffale, tutto il luogo in un colpo solo dentro il portale.
Può essere più divertente farlo per schedario, dopo schedario, ma è molto più veloce buttare tutta la stanza in un buco nero. La dimensione del buco nero la decidi tu, può anche essere di 1 chilometro il diametro. E nulla. Fatto. Ok. Roberto, tu sai cos'è un avatar? Un avatar L'avatar. è un personaggio, un essere, un nostro secondo, come fosse un clone. Mhm. Vai dove c'è, lì nel posto in cui c'è il tuo, questo fantoccio seduto a un computer che gestisce contemporaneamente tutte le tue vite. È piccolino. Mhm. Che fa? Sta... Ma già l'avevo visto prima. Io già l'avevo visto. Ok, lo rivedo. E... Forse ho capito. Sì, sì, già l'avevo visto prima. Ok. Ok. Sì. Lo vuoi tenere? Lui è lì che Mm, gestisce le tue vite. no, non mi serve perché esattamente è colui che ha creato qualche fastidio, direi. Ok. Allora, destituiscilo, fallo alzare dalla sua sedia, fallo entrare in un buco nero o in un portale definitivo, così come lo vuoi chiamare, che creerai apposta per lui, della dimensione giusta per farlo entrare comodamente, insieme alla sua postazione, sedia, scrivania, computer, tastiera se è staccata dal computer. Li sta buttando lui dentro. Ok, butta tutto quello che c'era nell'avatar, nella zona degli avatar che ti riguarda. A posto. Benissimo, torniamo a noi. Ci sono ancora tutte le interferenze che abbiamo visto prima? Direi che c'è libertà, c'è pulizia. È come un posto tutto pulito. Non c'è più niente. Non E vedo nulla. nessuno. No. Cloni? È come se vado alla ricerca, ma no. Li vorrei ritrovare dove erano prima. È come se... No, no. No, no, non devi, non devi. Impianti? È come se fossero arrabbiati. No. Chi è arrabbiato? Chiamalo. È Kurg. Ma interferisce con te, Kurg? No. È arrabbiato perché non può. È arrabbiato perché non può interferire. Ok. A quanto sei come vibrazione, Roberto? 150 miliardi. La tua parte subliminale e la tua parte eterica sono in percentuale in equilibrio, cioè 50-50 o Sì, diverse? 50 e 50. Sì, sono allineate. Ok. Tu come ti senti? Bene, libero, pulito. Il tuo corpo emozionale è pulito? Forte. Ok, solidificalo intorno a questo stato di pulizia, di serenità, aumenta le frequenze della pulizia, della pulizia no, della felicità, della serenità, della forza, in modo tale che la tendenza ad arrabbiarti venga ridotta al minimo. Sì, a posto. Va bene. Buon equilibrio, buona sensazione. Ci siamo. Perfetto, Roberto, sei pronto a tornare? Peccato. Cosa peccato? Ti stavi divertendo? Sì, anche perché sento il mio corpo che sta fluttuando.
Mhm. Ok, sì, Fatelo sì. un giro fluttuando dove vuoi. Fatti un giro nella creazione. È una sensazione di fresco piacevole. No, no, benissimo, va bene, va bene. Dico che per oggi sono soddisfatto. Benissimo. E allora disconnettiti da tutto e tutti e preparati a tornare al tempo presente dal quale ti sto parlando. Ascolta la Mm. mia voce, conterò da 1 a 5 e quando dirò 5 sarai tornato al tempo presente dal quale ti sto parlando. Ascoltala bene. 1, il tuo corpo diventa sempre più leggero. Si sta alleggerendo dai piedi alla testa, dalla testa ai piedi, dalle braccia al busto, dal busto alle braccia. 2. Si sta alleggerendo, si sta ricaricando, si sta illuminando. Sei sempre più leggero, tanto che quasi inizi a volare sopra il materasso. 3. Sei sempre più leggero, ti stai ricaricando, stai tornando al tempo presente, ti stai riempiendo di una sensazione di gioia, di felicità, di serenità, di una forma di ricarica luminosa, chiamiamola così, che è sempre più forte. 4, talmente forte che adesso illumina la stanza quasi a giorno. Stai fluttuando, come dicevi prima, perché sei leggerissimo, ricaricato, felice, sereno e contento. E 5, apri lentamente gli occhi. Che viaggio. Quanto c'era? Buongiorno, Buongiorno. come stai? Bene, il viaggio mi ha fatto vedere degli angoli bui. È stato come illuminare degli angoletti che erano importanti. Eh, è una crescita, è un crescere, consapevolezza, ma esagero nel dire però il termine, passamelo, illuminazione. Eh, sì, mi fa piacere perché ho scoperto alcune cose che non avevo mai considerato. Quali per esempio? E il mio caso di abduction non l'avevo mai visto. Avevo sospettato di essere sotto controllo sempre da bambino, ma non l'avevo mai visto, mai tentato neanche di vedere. Ora ho vivo piacevolmente quel momento, non lo vivo come un trauma, Mhm. quindi vivo quel momento, lo posso rianalizzare, guardare e esserne anche fiero, però non l'avevo mai valutato, sospettato, ma mai visto. E adesso come lo vedi questa esperienza dell'abduction? Mi viene una parolaccia, però la diciamo in termine avete perso. Ok. Va bene, chiudiamo qui la registrazione, allora la pubblichiamo così, no? Con il viso scoperto o coperto, che non ricordo. Scoperto, scoperto. Scoperto, ok. Con questa chiacchierata finale e i punti iniziali, chiudo qua la registrazione, resta un attimo in linea ancora. Ciao ciao.